Ciao a tutti e benvenuti ad Aragon per la gara più pazza e più strana del mondo. Prima di iniziare con il video voglio ricordarvi che se ancora non siete iscritti al canale e vi piacciono i contenuti che ci sono, vi prego di iscrivervi perché per me fa molta differenza e mi supportate per continuare a fare quello che faccio. Iniziamo con lo spiegare che cos'è il campionato Moto Student. Moto Student è una competizione internazionale fra università che si svolge in prova unica ad Aragon. Tutte le università di ingegneria meccanica provenienti da tutto il mondo che vogliono partecipare si iscrivono a questo campionato e ottengono quello che è il pacchetto Moto Student, ovvero un motore KTM 250 derivato dal Super Duke, quindi un motore non racing e prettamente stradale, e un impianto frenante J1. Queste sono le uniche cose obbligatorie e uguali per tutti nella competizione. Dopodiché ogni università costruirà da sola telaio, forcellone, carene, sovrastrutture, impianto elettrico, strumentazione, dashboard, acquisizione dati, e chi più ne ha più ne metta. Ho pensato che fosse fighissimo farvi vedere che cos'è Moto Student dal vivo, anche perché è una competizione un po' bizzarra e un po' strana, ma adesso ve lo faccio vedere dal vivo. Cominciamo col dire che essendo una competizione nella quale tutte le università devono costruire la propria moto, questa è la fiera dell'artigianalezza e se ne vedono di tutti i colori. La competizione inizia il giovedì, anche se le prove reali in pista iniziano il sabato. Questo perché nei 2 giorni antecedenti, ovvero il giovedì e il venerdì, è tutto votato a passare le verifiche tecniche dei commissari. Tra l'altro questa è una competizione nella quale grandi marchi credono molto, infatti è organizzata dalla Dorna che organizza il mondiale Superbike e il mondiale MotoGP ed è patrocinata addirittura da Red Bull. Ovviamente poi c'è anche il supporto di KTM che è fornitore unico per il motore. Partiamo dalla prima particolarità. Qua c'è un quadrato nel quale le moto possono girare e vengono provate da dei commissari per vedere che siano sicure. Forse non l'avrete riconosciuto al primo momento, ma quel personaggio lì è Jeremy McWilliams, campione della MotoGP che adesso collabora con KTM ed è uno dei tester delle moto. Questo team, signori, viene dalla Grecia, abbiamo squadre anche dal Brasile, dall'India e l'unica squadra con il camion è una squadra spagnola che è Arco Motorsport, che è una squadra spagnola, si appoggia a un team che corre nelle competizioni nazionali spagnole e quindi utilizzano il camion, diciamo sono i più organizzati. Per quanto riguarda le squadre italiane invece, oltre a noi Politecnico di Milano, i nostri più grandi rivali sono qua di fianco e sono l'Università di Torino e quella di Brescia. Qua invece dal sud Italia, dalla Sicilia, abbiamo l'Università Stretto in Carena Unime dell'Università di Messina. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Qua di fianco, vicini di box, altra università italiana, la Sapienza Gladiators di Roma. Allungateci i soldi! Soldi non ce li ha nessuno, ragazzi. Questo invece alle mie spalle è lo shop, o meglio, il negozietto nel quale si possono comprare tutte le cose che possono servire al Moto Student, che sono uguali per tutti, ovvero un motore e l'impianto frenante.
Quella che avete visto alle mie spalle, che ci crediate o no, è una gabbia nella quale viene inserita la moto ed è riservata solo alle moto elettriche per fare la prova della doccia. La prova della doccia consiste appunto, essendo moto elettriche, hanno un sacco di cavi, cablaggi, connettori che devono essere resistenti all'acqua e non fare cortocircuito, e infatti la moto viene messa lì e poi viene spruzzata con dell'acqua come se piovesse e viene allagata, e la moto non deve spegnersi e non deve dare problemi. Altra cosa che viene fatta per controllare le strutture delle moto è viene messo un peso di circa 400 kg sul telaietto posteriore per vedere che sia solido. E invece per quanto riguarda il palco alle mie spalle ci sarà il podio verrà fatto qua nella Moto Student Arena e speriamo di poterci salire. Adesso alle 6 abbiamo il briefing per vedere la Gincana, che è un'altra prova molto importante e valida per il punteggio della gara, e adesso ve la faccio vedere. Penaliza. Solo penaliza moverlo o tocarlo. Eccola qua la prova della Gincana. Questa particolare sessione vale un sacco di punti per la gara, perché vale 100 punti. Pensate che tutto il weekend di gara con la vittoria della gara vale 150, quindi molto importante fare bene questa prova, e noi l'abbiamo provata in una configurazione un po' diversa, anche se le misure che ci hanno dato erano quelle. Noi l'abbiamo messa giù uguale. Qua sembra molto più ampia, sembra un circuitino piccolo, mentre il nostro era veramente totalmente diverso. Domani ci adatteremo. Abbiamo solo 2 prove one shot, nel senso che si prova una volta e poi si prova un'altra volta senza possibilità di errore. Le penalità sono altissime, ovvero tutti questi coni, se ne tiri giù uno hai 10 secondi di penalità, e su un circuitino di circa 30 secondi avete già capito che se tirate giù un cono avete perso, o comunque siete negli ultimi posti. Si parte da là in fondo facendo uno slalom abbastanza veloce fino ad entrare in questa curva, poi si salta sul cordolo, è una chiocciola, torna indietro, poi abbiamo questa particolare S che noi quando l'abbiamo provata era molto più stretta, rettilineo, una chicane, un curvone ampio che torna indietro e fa poi il rettilineo vicino al muro, per poi entrare in quella S, continuare di qui e poi abbiamo l'uscita sul rettilineo. Una volta finita la prova della Gincana bisogna fermarsi immediatamente in quei 2 coni e aspettare il via per fare la prova di accelerazione, ovvero abbiamo 150 metri di accelerazione facendo una partenza come quella che si fa in gara, e poi ci si ferma e si rientra in pit lane al contrario. Abbiamo fatto tanti test e non si è mai rotto nulla. Proprio ora, quando devo entrare per le prove one shot di frenata, Gincana e accelerazione, un maledetto sgancio rapido di un tubo benzina che perde e fa mancare pressione alla pompa ha fatto spegnere la moto. Quindi risultato nullo. Per fortuna i ragazzi riescono a sistemare tutto in tempo e io dovrò giocarmi tutto in un solo tentativo. Devo tirare ma non posso sbagliare. Un po' come quando si dice botte piena e moglie ubriaca. Non sarà facile.
Aspettavamo le classifiche per fare il conto dei punteggi. Abbiamo aspettato 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore. Siamo andati tutti a lamentarci, ma ci hanno fatto entrare nelle prove libere senza sapere il punteggio che avevamo totalizzato. Avrei voluto terminare il video raccontandovi cosa ho fatto nelle prove tecniche di gincana, frenata e accelerazione, ma credo che aspetterete il prossimo video, che è quasi più o meno quello che abbiamo aspettato noi. Ciao!